Ciao da Turisti Squadrinati, oggi facciamo un video che andrà a far parte della playlist informazioni e curiosità. Parliamo di come richiedere un visto turistico per Zanzibar barra Tanzania. I siti ufficiali per richiedere il visto sono due, uno è quello del consolato della Tanzania a Milano e l'altro è il sito ufficiale dell'immigrazione della Tanzania. Vi lascio scritto qua sotto il link dei siti. Se non riuscite a leggerli bene, ritornate indietro, mettete in pausa oppure comunque io scrivo tutto poi nelle descrizioni. Se non vi ricordate qualcosa, andate a leggere la descrizione, io metto sempre tutto. Ci sono altri siti dove poter richiedere il visto, però sono siti di intermediari. Praticamente, oltre a pagare il visto, dovreste pagare l'intermediazione che faranno loro. Per cui vi consiglio di passare dai siti, quelli ufficiali. Cosa devi avere per poter compilare la richiesta online del visto? Allora, adesso poi adesso vi metto il link qua sotto che vi porta direttamente alla pagina dove si deve compilare il visto tramite il consolato della Tanzania che si trova a Milano. Allora, devi prepararti, allora, prima di tutto la foto del passaporto. Deve essere in formato JPEG, la foto deve essere della pagina 2-3 praticamente dove ci sono i dati personali, la grandezza massima deve essere 300 kb, non deve essere ben nitida, anche ingrandendo la foto deve essere ben leggibile e poi deve essere il file nominato come passaporto SIG e il cognome di quello che sta facendo richiesta. La seconda cosa da fare è mandargli la foto della fototessera, praticamente quella che si usa per le carte d'identità, deve essere anche questo in formato JPEG e massimo 3 KB di pesantezza. La terza cosa da fare è la scansione dei biglietti dell'aereo, ma siccome i biglietti dell'aereo ce l'abbiamo sempre all'ultimo momento, accettano anche il foglio che attesta la prenotazione del volo di ritorno dall'Italia verso la Tanzania. La quarta cosa, la scansione in formato PDF che attesta l'avvenuto pagamento del bonifico che è di 79 euro, 50 euro è il costo del visto e 29 euro è per la pratica. Nella causale bisogna mettere il cognome come è riportato sopra il passaporto. Qui sotto vi lascio l'IBAN, comunque per sicurezza voi andate sempre sul sito del consolato e controllate che sia sempre lo stesso l'IBAN, che non l'abbiano cambiato. Il visto d'ingresso è anche richiesto ai viaggiatori minorenni alle stesse condizioni dei viaggiatori maggiorenni. Se siete più di uno a richiedere il visto conviene. Bisogna sempre fare un bonifico per ognuno. Se siete in tre non fate un bonifico per tre, ma ognuno ha il suo bonifico, 3 bonifici. In caso di errata compilazione del form per richiedere il visto, non compilate una seconda volta il form, ma aspettate che vi contatta un funzionario per dirvi come muovere per risolvere il problema. Non appena il consolato avrà lavorato la vostra pratica, vi manderà un'email in lingua inglese con un codice identificativo. Quello lì stampatevelo e mettetelo nel passaporto. Successivamente dovrebbe arrivare il vero visto cartaceo con la vostra immagine impressa. Una volta che vi arriva anche quello, stampatelo e mettetelo in mezzo al passaporto. Per i visti richiesti contemporaneamente da più persone non è detto che arrivino contemporaneamente. Può essere che uno arriva prima o dopo. Può anche volerci un mese prima che arrivi un visto, per cui vi consiglio di richiederlo molto prima della partenza. Tanto il visto non scade, il visto è valido sempre per il periodo della vacanza che avete segnato. Se a 10 giorni dalla partenza e non prima non vi fosse ancora arrivato il visto, mandate un'email al consolato, io vi metto l'email qua sotto con specificato il vostro numero identificativo. Se per caso la vacanza l'avete ordinata all'ultimo momento
e non c'è proprio più il tempo materiale per richiedere un visto, allora partite ugualmente, una volta che atterrerete nell'aeroporto, il visto lo richiederete lì. Spero che il video vi sia stato utile. Se avete ancora dei dubbi, fate le domande, scrivetemele nei commenti, io rispondo sempre a tutti. Se ti va, metti un mi piace e se non sei ancora iscritto iscriviti al canale, che a noi dà una spinta morale per poterti dare nuovi contenuti e nuove informazioni. Ciao da Turisti Squattrinati.